Horst Keller, l'arte degli impressionisti francesi. Orsa Maggiore editore. Con più di 200 illustrazioni a colori. Cent'anni dopo. Argenteuil è situata all'incirca nel mezzo fra due grandi anse che la Senna, quasi esitando, forma nel suo allontanarsi dal paesaggio parigino. Fu il luogo di un autentico idillio estivo degli impressionisti. Argenteuil allora era situato ancora in piena campagna. Il nome di nessun paese richiama alla mente con tanta timidezza i primi tempi dei pittori francesi che dipingevano davanti ai loro cavalletti, in mezzo al verde, sui sentieri di campagna, o addirittura sulle chiatte che dondolavano leggermente nella Senna. Il quadro di Manet, che rappresenta un giorno estivo sull'acqua, inondato di luce bianca, è riempito dai rumori della vita di campagna, è forse un buon punto di partenza. Tavola 65. Da cui devono prendere le mosse le nostre osservazioni e notizie che concernono i quadri degli impressionisti. Da questo posto, che fu anche un punto di svolta spirituale nell'opera di Manet. E tali osservazioni saranno al massimo un abbozzo tra le innumerevoli presentazioni di un'arte che mostra ancora oggi a chi la considera tutta la sua grandezza. Le annotazioni che seguiranno provengono dal nostro tempo, cioè da 100 anni dopo. Esse non mirano a costituire un'interpretazione, bensì a riproporre nella loro particolare bellezza i singoli quadri, così come è possibile tramite le riproduzioni e con l'ausilio di alcune indicazioni scritte molto tempo dopo. Argenteuil segna un mutamento di stile nell'opera di Manet, causato dagli impressionisti all'inizio dell'estate del 1874. Argenteuil fu il luogo del primo contatto che fece confluire idee diverse in una comune collaborazione. Quest'ultima sarà particolarmente significativa per il futuro, in quanto l'opera di un grande pittore Manet, che allora tutti celebravano come loro maestro, ricevette da essa un nuovo impulso. La scena che vorremmo tratteggiare ha avuto luogo circa 100 anni fa. Essa precede il rapido susseguirsi di evoluzioni artistiche, come il simbolismo, il fauvismo, il cubismo e altre suggestioni dei singoli o di gruppi che da quell'ambiente hanno tratto la loro ragion d'essere. Tali nuove creazioni artistiche sono andate a costituire nuovi stili noti in tutto il mondo, che attraverso i decenni hanno avuto tutti insieme a Parigi la loro culla e il loro battesimo. Nel vecchio studio del celebre fotografo Nadar, posto sul boulevard des Capucines, ebbe luogo una grande mostra di gruppo,
già alquanto spettacolare, che comprendeva quei pittori che venivano sistematicamente rifiutati dal saloon. Questi erano il giovane Monet, Pissarro, Sisley, Renoir, Cézanne, Degas, Guillaume, Berthe Morisot e altri. Monet, che aveva avuto l'idea di questa mostra, e Renoir allora avevano rispettivamente 34 e 33 anni. Decisero di riprendere il loro lavoro andando a dipingere ad Argenteuil, in campagna. Essi non avevano venduto neanche un quadro ed erano senza mezzi, addirittura senza i colori per lavorare. Manet, che non aveva partecipato alla loro mostra, ma che aveva avuto altri successi e insuccessi, decise di seguire, abbandonando così le luci tenui del suo studio per alcune settimane, per andare a dipingere all'aperto sulle rive della Senna. Fu una scelta ricca di conseguenze che comportò lo stringersi della relazione umana fra Manet e i giovani pittori. Théodore Duret fu il primo a narrare subito dopo la morte di Manet nel 1883 la storia di Edouard Manet, come lui stesso la chiama. Egli trae il suo bellissimo racconto, che ancora oggi è una fonte utilissima per comprendere l'arte di Manet, dai suoi rapporti personali con quest'ultimo. Osservando il dipinto di Manet a Argenteuil, tavola 65, si è ricondotti dalle semplici parole di Duret alla situazione che esso rappresenta in modo più autentico che non nelle successive ripresentazioni da parte di altri autori, che per quanto siano ricche di dettagli risultano più sbiadite. Se qualcuno avesse la fortuna di possedere ancora una copia di questo libro di Duret, che tra l'altro l'autore dedicò a Monet, si sarebbe tentato di riproporlo così come apparve nel 1902 presso l'editore Fleury a Parigi. Poiché esso è una testimonianza preziosa del fatto che Manet effettivamente accettò senza indugi le tesi dei suoi amici pittori. Solamente un anno prima egli aveva fatto già un tentativo nel quadro La Gare Saint-Lazare, tavole 61-62. Con questo dipinto diventano finalmente effettive le sue parole, secondo cui le ombre sono colorate, sebbene egli già nel 1856 avesse detto la stessa cosa al suo maestro Couture, quando quest'ultimo l'aveva rimproverato per aver rifiutato di vedere i toni intermedi che conducono dall'ombra alla luce. A proposito di ciò, Manet ha affermato che la luce è di una forza intuitiva così unitaria per cui un singolo tono è sufficiente a renderla chiaramente. Inoltre è sempre preferibile passare dalla luce all'ombra piuttosto che ammucchiare i toni uno sull'altro, diminuendo l'intensità dei colori delle ombre che invece si dovrebbero assolutamente far risaltare. In definitiva, con le parole stesse del pittore, poiché le ombre sono colorate, ma non in modo uniforme, bensì secondo tonalità assai diverse. Secondo Durel, allora 42enne Manet, che aveva già dipinto quadri dell'intensità di Olimpia, tavola 55, e la colazione sull'erba, tavola 54. Senza contare le altre opere, in un certo senso prese coscienza del proprio genio, sviluppando così una maniera completamente nuova di lavorare.
Direi quasi come in un resoconto, che traduciamo un po' liberamente, osserva. Ora egli vorrebbe dipingere un quadro dove le persone avessero la loro grandezza naturale e che fosse così fatto